Monica, casa nuova. Allora abbiamo numerologia e simbologia. La simbologia è la triquedra, cioè il nodo della Trinità, un disegno che si trova di fronte, insomma, nel ciottolato realizzato dal comune. Il numero invece è il 13, il civico, il giorno di Santa Lucia, che è il 13 dicembre, ehm, e mille altri riferimenti. Causa esoterica. Allora, lui fa vedere le due medaglie di ciascuno di questi simboli, cioè un lato della medaglia è quello di rimanere incastrato nella Matrix, quindi ulteriormente prigioniero della Matrix. L'altro lato della medaglia invece è la liberazione. Quindi il 13 diciamo che è mm, cioè proprio appartiene strettamente alla sua vita perché lui viene alla luce con il pericolo della morte. Il 13 nei tarocchi è proprio la carta della morte, no? L'abbiamo visto diverse volte perché il 13, perché 13 sono le macchie rosse, come se fossero delle chiazze di sangue, posizionate sul dorso come si chiama, della vedova nera. Mhm. Ehm, quindi, in effetti, in maniera, tra virgolette, negativa come monito, lui è collegato al numero 13, no? Perché fin dalla nascita, è in bilico, ecco, la sua sicurezza, di vedere la luce e di rimanere alla luce. Ehm, Però questo stesso numero, che potrebbe essere quindi collegato alla fine, è la sua liberazione, no? Perché il 13 è attualmente molto collegato alla casa, diciamo, no? In effetti lui sta lì ritrovando una nuova vita. Cioè, così come la sua vita nel senso di nascita è nata all'insegna del 13, adesso questa sua nuova vita, dove lui non è che è neonato, adesso lui è adulto, però di fatto sta gettando le basi per una nuova vita. Quindi di nuovo c'è il 13, vedo investito dalla luce. Ehm, ma per quanto riguarda il discorso di Santa Lucia, lì è proprio un invito a lui, che tra l'altro porta gli occhiali, a sforzarsi di vedere molto bene le cose. Anche perché, come l'ho detto, io lo vedo molto notturno, il che non significa che lui viva di notte, nel senso che lavora la notte, ma ha una vita intensa notturna che abbiamo descritto prima, no? La vita onirica notturna. Quindi è come se a lui servissero degli occhi sia per vedere di giorno, sia per vedere di notte. E il fatto che porta gli occhiali sembra proprio come se lui, in questo momento, riesca a vedere meglio di notte che di giorno. Eh, lo vedo proprio come se fosse, adesso mi dà l'esempio di un tasso, no? Questo animale notturno che scava anche dei cunicoli molto complessi. Quindi lui che va in profondità in queste vite, ok? Quindi queste vite che si intrecciano, che si collegano l'una all'altra, proprio come dei cunicoli sotterranei. Ehm, e per quanto riguarda questo simbolo trino, diciamo così, il lato negativo è come se lui gli volessero dire, visto che lui stesso ha visto separati il numero 1 e il numero 3, no? Come se lui potesse anche concepire il numero 1 e il numero 3 separati, anche leggendo questo simbolo, no? Come se il numero 3 rappresentasse proprio la famiglia, no? Quindi lui, il papà e la mamma. E il numero 1 invece è lui, no? Che va da solo incontro alla sua propria vita. Ok? Come se quindi questo simbolo gli volesse dire: no, tu non ti libererai mai dei tuoi condizionamenti familiari, che sono quelli che ti hanno fatto sentire comunque
insicuro sotto una campana di vetro e non permettere, non ti hanno permesso di vivere veramente la tua vita personale, no? Quindi sembra questo da un lato negativo. Però dall'altro, invece, questo stesso simbolo gli vuole dare, far vedere la possibilità del riscatto, dove lui dal 3 passa all'1, alla sua vita personale. E la triquedra? Sì, io la vedevo un po' così, visto che lui ha detto, lo vedevo un po' 3-1. dappertutto. Sì, esatto, 3-1. Tre Esatto, petali e un centro. esatto. Ehm, Quindi è la come sua se lui, vita, il sì, momento del suo riscatto. sì, 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 della sua autonomia, del suo camminare con le sue gambe, prescindendo dai condizionamenti familiari.